Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un delizioso e succulento secondo piatto, le polpette al sugo, gustosissime, tenerissime e filanti. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti del nostro secondo piatto e partiamo dalla carne. Io ho preso del macinato di vitello. Utilizzeremo 2 uova intere, pane grattugiato, basilico sminuzzato, basilico in foglie e un rametto di rosmarino, passata di pomodoro, cipolla, in questo caso ho scelto la cipolla rossa, però se vorrete potrete utilizzare sia la bianca che la dorata, e poi le spezie. Io ho messo paprika, curcuma, noce moscata, coriandolo e pepe. Avremo bisogno di sale e infine, una volta che il nostro piatto sarà pronto, andremo a mettere del formaggio sulle polpette. Tutti i pesi, come al solito, li troverete in info box sotto il video. Comincio subito a mettere le uova. Le rompo. Ora mettiamo tutte le spezie. Il basilico sminuzzato, il sale e amalgamiamo ancora. A questo punto mettiamo il pane grattato. E amalgamo. Siamo arrivati alla giusta consistenza dell'impasto. L'ho lavorato fino adesso così con il cucchiaio di legno e ora è il momento di sentirlo con le mani e è perfetto. Questa è la giusta consistenza. Ora andiamo a fare delle belle polpette. Io le faccio a occhio, non le peso. Però più o meno devono pesare intorno ai 40 grammi ciascuna, anche 50. Ecco, io le faccio così. Quello che è importante è cercare di farle tutte uguali per avere una cottura più omogenea. Quindi evitiamo di fare magari delle polpettine piccole e altre più grandi. Prossimo passaggio della ricetta, ho messo olio extravergine di oliva in una padella e andiamo immediatamente sul gas. Come l'olio comincia a scaldarsi, io vado a mettere le polpettine una a fianco all'altra. Adesso io le lascio scottare, così come le ho messe, per 2-3 minuti senza toccarle. Ora possiamo iniziare a girarle. Hanno già fatto la crosticina, noi non le abbiamo mai toccate. Ora 3 minuti anche da questo lato, 3 minuti di orologio sono passati, adesso abbasso la fiamma e vado a togliere le polpette dalla padella. Me le poggio momentaneamente su un piatto. Olio bollente, andiamo così ad aggiungere la cipolla. E la lasciamo soffriggere. Mentre la cipolla soffrigge, aggiungo il rametto di rosmarino. Ora è il momento di aggiungere la passata di pomodoro.
Aggiustiamo di sale. Qualche foglia di basilico così intera. E lascio andare la mia salsina con una fiamma moderata per 3 minuti. A questo punto andiamo a rimettere all'interno della padella le polpette. Adesso con l'aiuto di un cucchiaio sto bagnando tutta la parte delle polpette che non è immersa nella salsina di pomodoro, così. Il rametto di rosmarino lo lasciamo ancora all'interno, lo toglieremo all'ultimo minuto. Ecco, ora abbassiamo la fiamma, quindi lasciamo il gas al minimo, chiudiamo con un coperchio e lasciamo cuocere per 25 minuti. Ecco le nostre polpette. Adesso vado semplicemente a togliere con una pinza il rametto di rosmarino. C'è un profumo incredibile, le polpette sono tenerissime, riesco a sentirlo già così, semplicemente toccandole con la pinza. Ora andiamo a mettere la nostra scamorza affumicata. Chiudo ancora con il coperchio, lascio andare per gli ultimi 2 minuti con coperchio chiuso e poi siamo pronti. Le polpette sono pronte, spegniamo il gas e andiamo a tavola. Andiamo semplicemente ad aprirne una direttamente qui in padella e vediamo che cosa sono all'interno. Morbidissime e profumatissime. Prima di portarle in tavola possiamo aggiungere così proprio il tocco cromatico di qualche foglia di basilico. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che le mie polpette siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like. E come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.